Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno e le tendenze energetiche predestinate per febbraio 2026. Abbiamo la carta del diavolo, amici del Capricorno. Giocate in casa questo mese. Può essere un momento... allora, andiamo poi a vedere le carte, però può essere sia positivo che non tanto positivo. Può essere un momento di potere personale o un momento di condizionamento, dove magari potrebbe esserci anche un po' di tossicità, un po' di paura, un po' di rabbia. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Ah, c'è anche la promozione di gennaio sulla lettura semestrale, quindi è uno sguardo sul prossimo semestre. Comunque trovate tutto nella descrizione. Ok, partiamo con la forza, ragazzi. Giustizia, cavaliere di bastoni, imperatrice, 9 di bastoni, abbiamo la morte, il re di pentacoli, la luna e la regina di pentacoli, ragazzi. Adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è l'energia principale del mese. Potrebbero anche esserci dei messaggi sciolti tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere il lavoro, l'economia, le relazioni. Allora, partiamo da questa forza, che comunque è un buon punto di partenza, devo dire. Regina di pentacoli e regina di spade. Può essere che ci sia come uno stato di avanzamento dove è come se qualcuno si gestisse un po' tutto, ma con questa regina di spade sento che manca come un obiettivo finito. Può esserci un po' troppa, come vi posso dire, flessibilità. O potrebbe essere anche confusione mentale sul dove vado. Sì, gestisco tutto, vado avanti, ho forza, ho grinta, però dove vado? Ok. Allora, per la giustizia abbiamo l'appeso, un carro, 4 di bastoni e 7 di bastoni. Allora, devo dire che qui potrebbe esserci come un cambio di prospettiva e anche un cambio di direzione, un cambio di scena, mi verrebbe anche da dire. Quando la giustizia al contrario parla di separazioni, parla di rottura di contratti, rottura di certi equilibri o anche di rottura di regole. È come se con questo appeso iniziaste a vedere le cose da un altro punto di vista e vi spostaste verso questo nuovo equilibrio di cui ci parla il 4 di bastoni. Andiamo a vedere il cavaliere. Abbiamo un 6 di spade e un 9 di bastoni.
Questo cavaliere di spade potrebbe rappresentare una persona che arriva per qualcuno o che andrete a conoscere durante qualche tipo di evento. Andiamo a vedere l'imperatrice. 4, questa qui, 7 di spade. 4 di pentacoli e morte. Che interessante. Avete la morte qui e il 9 di bastoni qui. Io credo che ci sia come la necessità di rompere con certe barriere, rompere con certi limiti mentali, spostarsi in avanti, come vi dice qui l'appeso, guardare le cose da un'altra prospettiva, da un altro punto di vista, cercare di vedere le cose dal punto di vista dell'altra parte. L'altra parte può essere il cliente, può essere il partner. Andiamo a vedere questo 9 di bastoni. 4 di spade e mago. Datemi una carta. Per il mago abbiamo un 5 di coppe e un fante di pentacoli. È come se aveste bisogno di guarire qualche forma pensiero. Perché questo 9 di bastoni mi dice che potreste, come dire, allontanare qualche nuovo inizio. È un po' come se foste fermi su quello che è la vostra realtà, mi viene da dire. Potrebbe anche esserci una sorta di isolamento in questo periodo. Andiamo a vedere la morte. Perché comunque la morte è una carta di rigenerazione, è una carta di rinascita. 9 di bastoni e 10 di bastoni. La morte è anche una carta di tagli e qui c'è come un qualche cosa che deve essere ufficializzato, deve essere... È come dare una nuova vita a qualche cosa. Io credo che questo diavolo sia qui per far esprimere il vostro potere materiale. Ehm, andiamo avanti e vediamo perché comunque può anche parlare di paura, effettivamente lì in fondo avete la luna. Andiamo a vedere il re di pentacoli. Temperanza, mondo e 5 di spade. Di nuovo c'è anche il mondo, di nuovo una carta che mi parla di un compimento, di una conclusione che non è completamente conclusa. Credo che si sia presa una direzione o si prenderà una certa direzione, non sapendo bene dove andare, ma qui la cosa importante è separarsi un po' dal passato, secondo me. Andiamo a vedere la regina di pentacoli. Giustizia, nuovamente, quindi nuovi accordi, nuovi equilibri e cavaliere di coppe, nuove offerte, ragazzi. Andiamo a vedere la luna. Asso di pentacoli, cavaliere di pentacoli. Sì, probabilmente sarete prudenti in questo cambio, in questa trasformazione, in questa nuovo, secondo me, un nuovo modo di agire e un nuovo modo di pensare. Non vi nego che, adesso ci arriviamo, però avendo la carta della giustizia potrebbero esserci come delle nuove regole rispetto all'inizio del mese. È anche vero che avete la luna, quindi potrebbero esserci come delle cose ancora da osservare sotto altri punti di vista, potrebbero esserci delle paure effettivamente come vi dicevo all'inizio, però fate attenzione perché sento che fa riferimento come a un condizionamento, c'è un qualche cosa che vi condiziona e che è ora di lasciare indietro. Allora, partiamo dal lavoro. Se siete senza lavoro, ragazzi, devo dire che un'offerta potrebbe effettivamente arrivare. C'è la giustizia, quindi potrebbe essere proprio un'offerta nel lungo periodo, potrebbe essere un qualche cosa che
vi non è magari lo stipendio dei vostri sogni, però è uno stipendio equo, giusto. Anche perché qualcuno di voi potrebbe non avere l'esperienza piuttosto che gli studi necessari per affrontare questo nuovo lavoro, però comunque sento che con questo cavaliere di coppia qui alla fine della lettura effettivamente può arrivare questo nuovo inizio. Vi dico, potrebbe anche essere un lavoro online, potrebbe essere un lavoro dove c'è come da occuparsi, mi viene da dire, occuparsi del brutto della società. Il brutto della società potrebbe essere l'immondizia, potrebbero essere le persone che sono magari rimaste incastrate, cioè in qualche dipendenza. Vedo come una sorta di, come vi posso dire, aiuto umanitario, quello in cui potreste effettivamente trovare lavoro, cioè dove c'è da aiutare gli altri, qualche cooperativa o cose di questo genere. Per le persone che sono occupate, allora devo dire che potreste vivere un momento un po' tossichino a livello lavorativo. Qui il consiglio è un po' di confondervi con la tappezzeria, più che di difendervi, di non farvi scalfire, toccare, penetrare da quello che vi dicono gli altri, cioè fatevelo proprio letteralmente scivolare addosso. Piuttosto andate a farvi un giro quando vedete che anche quel vostro collega super simpatico sta arrivando alla macchinetta del caffè, voi non lo guardate neanche in faccia, vi girate e ve ne andate, non date modo di, fondamentalmente. E per qualcuno di voi devo anche dirvi che secondo me potrebbe arrivare come un'offerta o a livello monetario per tappare questa sorta di disagio con i colleghi o proprio non sento tanto che sia uno spostamento, ma più che tutto come un rinnovo del contratto cioè c'è come una parte che vi verrà data nel mese di febbraio che compensa questo stato un po' dubbioso nel vostro ambiente lavorativo. Se foste autonomi, potrebbero arrivare dei nuovi contratti, ragazzi, dei nuovi progetti, delle nuove collaborazioni, ma fate attenzione, mettete tutto nero su bianco. Se non siete più che sicuri di iniziare qualche cosa, non iniziatelo. Nero su bianco perché c'è la giustizia, qua si parla di contratti, fate dei contratti, ok? Contratti legali che siano depositati, mm, insomma, scritti da un notaio, però sento che per qualcuno è importante regolamentare le cose, dare come una regola, ok? Soprattutto se arrivate già da una collaborazione che non è andata come voi avreste voluto. Per quello che riguarda invece le persone che sono autonome, guardate ragazzi, io sento che c'è un potenziale per dei nuovi inizi. Il punto qui è che avete come bisogno di fare una sorta di restyling, può essere aziendale, può essere legale, magari fino ad adesso è stata una, non lo so, SNC, non so neanche se esistano più, e adesso diventerà una SRL, per esempio. C'è come da fare certi cambi, certi aggiustamenti per, mi viene da dire, riprendervi il vostro potere, perché comunque finiamo con un re e una regina di pentacoli, che sono carte di potere, sono carte ehm, di materialità, di successo, di abbondanza. Se parliamo di soldi, allora, io sento che qualcuno potrebbe, a parte che secondo me
Fatemi vedere un attimo, Se c'è un qualche tema per una casa, è facile che si faccia un contratto, che si firmi, non so se è per comprare o per vendere, però essendoci la giustizia a fine mese, secondo me è facile che questo contratto si dia. Tutto sommato vedo che la parte economica ne gioverà, diciamo così, no? C'è come una sorta di ehm, lasciarsi, qualcuno sento che chiuderà i debiti, smetterà di, finirà di pagare qualche debito e quindi questo, diciamo così, vi farà prendere un po' di fiato. Per qualcun altro si tratta di semplicemente dire che non ci si può più occupare di un certo tema. Questo lo sento tanto inerente alla famiglia. Se per caso avete pagato voi delle cose per i familiari, avete sostenuto voi i vostri familiari, è come se adesso fosse giunto il momento di dire ok, fino a qui ho dato, da adesso in avanti non ce la faccio più. C'è come un nuovo momento, secondo me abbondante, eh. È vero che l'asso di pentacoli qui è al contrario, però comunque c'è. Ok, parliamo. Parliamo di progetti, ragazzi. Se per caso doveste avere dei progetti, io sento che anche questi progetti sono ben prospettati, sono ben favoriti. Credo che qualcuno potrebbe ho come l'idea che potreste vendere una qualche idea, un qualche brevetto, qualche cosa di questo genere. Se il progetto fosse per esempio l'orto, ok? Sento che è un momento dove inizierete a pensare a che piante mettere quest'anno, cose di questo genere. C'è come un rinnovamento in qualche cosa che normalmente progettate, potrebbe anche essere un hobby, oppure c'è come la possibilità di portare a terra qualche idea. Mm? Se parliamo di relazioni, allora per i single ragazzi devo dire che c'è una buona energia. Sento che qualcuno potrebbe aver lasciato indietro da poco una persona. Io credo che ci sia la voglia di creare qualche cosa in equilibrio con qualcuno. Effettivamente qualcuno potrebbe arrivare, ragazzi, ve lo dico. Il punto qual è? Che potreste essere parecchio diversi, secondo me. Uno dei due può essere più concreto, magari siete voi, amici del Capricorno, perché siete un segno di terra. L'altra persona potrebbe essere un po' meno concreta, un po' più idealista, magari. Però ho come la sensazione che le cose abbiano come un potenziale per svilupparsi. Perché sento che è come se questa persona avesse degli alti ideali e ci fosse anche una sorta di compromesso tra di voi, però è come se fosse chiaro a entrambi che ci si deve conoscere poco per volta, con pazienza. Ehm, Secondo me è una persona che non ha problemi a parlare di certi argomenti un po' spessi. Mm? Potrebbe anche essere che sia una persona che vi faccia da specchio, che vi rispecchi le vostre paure, le vostre insicurezze, le vostre credenze limitanti. E credo che qualcuno di voi potrebbe anche tenere in là questa persona, respingere un po' questa persona agli inizi. Per le persone che sono in una relazione, allora, se la relazione va bene, guardate, vi dico una cosa, io sento che siete in un momento dove è una questione di potere, potere personale o potere sull'altro. Non è tanto amore, però è potere. Io ho ragione, si fa come dico io. Le cose devono andare come ho o abbiamo preventivato.
Vi dico, se siete in una relazione, insomma, tutto sommato positiva, nonostante le discrepanze, io credo che si riesca a trovare come un punto d'accordo, o perlomeno come l'intenzione di trovare un punto comune, un punto, sì, un accordo comune. Per quello che riguarda le persone che invece sono un po' così, non dico alla frutta, ma diciamo dubbiose, potrebbe esserci la rottura di certe regole, di certi schemi, potrebbe esserci come... ehm, guardate, vi dirò, per qualcuno potrebbe anche essere proprio la vendita di una casa da... e da quel momento è come se le cose cambiassero. Non necessariamente in negativo, però sento come se ci fosse una sorta di stand-by. Cosa facciamo adesso? Dove andiamo? Come investiamo i soldi? Eh, insomma, come ci muoviamo? E nel caso ci sia comunque un momento di crisi all'interno della relazione, io sento che entro la fine del mese di febbraio le cose ritorneranno a posto. Se per caso vi lasciano all'inizio di febbraio, ragazzi, e poi le cose ritornano a posto, diciamo alla fine di febbraio, dite alla vostra persona di interesse che poteva semplicemente dirvi che non voleva farvi il regalo di San Valentino. Mm? Vedo una cosa per lo stile. Per le persone che invece sono in una relazione clandestina, indefinita, credo che si possa definire qualche cosa nel mese di febbraio, credo che le cose potrebbero effettivamente cambiare. C'è probabilmente un mettersi nei panni dell'altro, lasciare indietro le paure, i pensieri limitanti, il tentativo di manipolazione, perché lo vedo, sapete che tutti manipoliamo, no? C'è chi lo fa consciamente, ma tutti gli altri lo fanno inconsciamente. E comunque sento che è come se ci fosse un nuovo capitolo anche all'interno di questa relazione, ragazzi. Mm. Ok, se parliamo di famiglia, devo dire che potrebbe esserci una persona che ritorna dopo un po' di tempo, non necessariamente perché se ne sia andata, ma semplicemente come se vi riavvicinaste dopo tanto tempo, o per qualcuno è proprio un mi allontano, c'è un movimento con qualche vostro familiare. Andiamo a vedere Osho. Ruota della fortuna, il sole, il 9 di pentacoli, il mutamento, l'innocenza e la maturità. Ragazzi, ruota della fortuna, qui le cose stanno per cambiare. Guardate, leggetele tutte e tre insieme. Il mutamento dall'innocenza alla maturità. O potremmo metterle anche così, dall'innocenza si cambia alla maturità. Sento che è un periodo di grande trasformazione, ragazzi. Io sento che è un periodo di grande potere personale, sia sul lavoro, ma anche proprio nelle relazioni. Saprete come mettere i limiti, saprete stabilire i vostri obiettivi, i vostri risultati, i vostri no non discutibili, perché i tempi sono maturi, perché è come se fosse ora. Riuscirete a guardare il mondo con gli occhi genuini di un bambino senza perdere la saggezza che avete acquisito fino a questo momento. Andiamo a vedere un ultimo oracolo. Identifica le paure relazionate con la salute. Chiediti se hai paura di guarire. La tua mente cosciente chissà dica di no, perché questa è la risposta logica. Però questa domanda va diretta a questa parte profonda del tuo essere, a questo io spirituale che può aver sviluppato paure sulla guarigione. L'obiettivo esplora se hai ragione
se hai ragioni radicate per voler posticiparla. Che interessante. Qui abbiamo un 4 di spade, effettivamente. Guardavo se c'era la temperanza ed effettivamente c'è anche quella. Potrebbe essere un qualche cosa che riguarda... ve la dico così come l'ho sentita, poi cercate su internet. La dissonanza cognitiva acquisita da bambini. Mm. Cercate su internet, dissonanza cognitiva. Cari amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Per fare lo stesso lavoro, diciamo, da autodidatti, quindi per conto vostro, potete abbonarvi al canale. Anche lì tratto le credenze limitanti, sono divise per settore e ci sono anche temi laterali, diciamo così, di metafisica, di metamedicina, ci sono temi, insomma, che riguardano la meditazione. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 4, sono numerate, vanno viste in ordine cronologico, perché se mi guardate subito la 3 ci sono dei concetti che io ho spiegato nella 1 e se voi mancano poi non capite i concetti che io spiego nelle playlist successive, quindi è molto importante che siano guardati in ordine cronologico perché è stato studiato come se fosse un corso di formazione. Quindi è tutto quello che io ho studiato in tanti anni che sto riassumendo, condensando e mettendo lì a disposizione in quella sezione. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!